Cari amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di una penna intrigantissima. Qualcuno direbbe di una bella penna stilografica, un oggetto da collezione, senza dubbio, ma a me, che interessano altri aspetti, vi dico la verità, intrigantissima. Allora, cominciamo dalla confezione. Qui ci sono le cartucce. No, voi pensavate le cartucce, ma non sono le cartucce, ve ne parlo dopo perché è un aspetto sorprendente. Vi parlo oggi della penna stilografica Cartier, Le Must di Cartier. La voglio spoilerare poco per volta perché è davvero interessante. Innanzitutto questa è l'astuccio, un astuccio molto cinese, da anno del dragone, mi viene da pensare, con questo rosso così acceso e questi caratteri dorati, decorazioni dorate. Questo è il portalibretto della penna, della garanzia. Una penna particolare nella particolarità perché pensate che è stata acquistata dal primo proprietario nel 1983 proprio nel negozio di Place Vendôme di Parigi, quindi nel negozio principale di Cartier. E anche questo nel mondo del collezionismo ha il suo valore. Sì, quindi un bel colpo per chi se l'è portata a casa come nuova, anche se evidentemente è stata utilizzata, è stata inchiostrata, e poi spiegherò il perché anche di questo. All'interno troviamo un libretto che spiega un pochettino la maison, ma spiega anche un pochettino la penna, come funziona, come, ecco qui già potete vedere delle cartucce ovali, insomma è una penna davvero unica nel suo genere ed è il motivo per il quale ve ne parlo, anche pur non avendola potuta provare a dovere perché non ho la cartuccia a disposizione. Allora, quello che immaginavo aprendola fosse la cartuccia non è nient'altro che un disco, vedete, marcato Cartier, e serve a nient'altro che orientare il pennino della stilografica, ma ve lo faccio vedere dopo. E allora, apriamo finalmente questa confezione e scopriamo la penna stilografica. Una penna in argento, una penna schiacciata, è una penna ovale. Il nome del modello non sono riuscito a trovarlo se non attraverso questa indicazione riportata sulla confezione, che è una stilo proprio di Cartier, e quindi evidentemente era la penna stilografica Must Cartier, questo né più né meno. Ricchissima di finiture, in questo caso vedete quella del fusto, una guilloché, una bella maglia, chiamiamola così, cesellata bene, regolare, con questa unica guarnizione a spezzare la penna, che è una guarnizione di una resina che sarà quella poi della piccolissima sezione. Ancora una volta, quindi il rosso che abbiamo trovato nella confezione lo ritroviamo anche nella penna. Ricco di pulsanti, di finiture, di pulsanti a scomparsa, di pulsanti segreti, verrebbe da dire. Ad esempio la clip, come avete notato, è annegata sulla penna, non annegata ma insomma schiacciata, appiattita. Per infilare la penna nel taschino bisogna premere il pulsante di fondo con il logo Cartier. Qui invece ne vedete un altro e ne parliamo dopo, serve proprio per estrarre la clip. Il cappuccio si sfila ad incastro e mostra questo pennino, un pennino che sembra, mi ricorda quei vecchi Bic circolari, ma in realtà non è un pennino circolare o tubolare, è tubolare soltanto la sezione che lo alloggia, e quindi un pennino piccolo. Vi dicevo, cosa serve questo pulsante che abbiamo qui in fondo? Bisogna estrarlo con un po' di pazienza perché non è una cosa immediatissima, e voilà, si estrae l'alloggiamento per la cartuccia. Una cartuccia che, essendo la penna ovale, a sua volta è una cartuccia ovale, quindi una cartuccia proprietaria unica, ed è il motivo per il quale presumo sia stata utilizzata in precedenza, ma non sono stato capace di trovare delle cartucce e quindi l'ho provata solo ad intenzione. Ed ecco l'altro pulsante magico, quello che una volta premuto fa
sporgere il fermaglio in modo da inserirlo nella giacca. Insomma, una penna ricca di scomparti segreti e di pulsanti diversi per azionare meccanismi inconsueti rispetto alle stilografiche di cui normalmente disponiamo oggi. Ma una penna ovale è una penna difficile da impugnare. Il pennino deve essere allineato, se no non entra nel cappuccio, ed ecco a cosa servono questi tondini marcati rigorosamente Cartier. Servono per inserire il pennino e orientare la punta rispetto all'impugnatura che ciascuno di noi adotta nella scrittura. Geniale, vale il prezzo del biglietto. E allora per questa volta accontentiamoci della prova di intinzione, perché poi il reale motivo per il quale ho deciso di recensire questa penna è proprio per parlarvene sotto l'aspetto della composizione, come è realizzata, dei meccanismi, perché li trovo veramente geniali e completi su una penna che tutto sommato è una penna gioiello, una penna insomma, venduta da un marchio che conosciamo tutti nel campo di orologi e gioielleria. Direi che il Romania Red potrebbe andare molto bene, un inchiostro prodotto da Dominant Industry che ho già recensito e che mi piace anche molto, tra le altre cose. Si intona con il colore della resina della sezione, che tra l'altro è l'unico componente in resina di questa penna. E come scrive? Scrive anche bene tutto sommato, perché il pennino è un pennino in oro, non dimentichiamocelo, rifinito anche in maniera molto arrotondata per andare incontro un po' alle esigenze di tutti quanti. La penna si impugna bene, è corta, ma calzando il cappuccio diventa una penna lunga come altre, anche se, diciamo la verità, ancora una volta viene un po' sbilanciata, perché sia per via del logo che per quella clip che troviamo nella parte sommitale del cappuccio, insomma il peso si sente e viene a gravare proprio dove non dovrebbe essere. Però, lo ripeto, non è la penna che si userà per fare chissà che cosa, eccetera. È una penna o da borsetta o comunque è da avere sempre pronta per appuntare qualcosa, magari per una firma, per un indirizzo, ed è assolutamente elegante. E poi, avete visto, davvero delle cose veramente studiate bene, a partire da dalla possibilità di calettare la cartuccia, perché poi non va persa, non dimentichiamocelo, in quella maniera lì, e ci va anche una certa pressione poi affinché venga premuta e venga aperta, e quindi valeva la pena parlarne. A voi tutti amici, grazie soprattutto a chi mi ha prestato questa penna da raccontarvi. Ciao, alla prossima!